Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 198. Ci stiamo avvicinando al mese di febbraio, che è anche il mese del carnevale. Andremo quindi a chiedere alle nostre tre varianti se la persona a cui stai pensando porta una maschera. Oppure, se vuoi vedere più varianti pensando a più persone, se queste persone nei tuoi confronti portano una maschera e quali sono le loro reali intenzioni. Lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti che ti presenterà lui. Quarzo rosa, ok? Diaspro legno, ok? Calcite, no, quarzite, non calcite. Mi confondi l'utenza, già fai schifo con questo affare qua. Vabbè, dai, lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti che ti ripeto perché lui... Quarzo rosa, diaspro legno, quarzite blu. Prima di passare alla prima variante ti ricordo che stiamo scaldando i motori per una grande esperienza creativa, il laboratorio di tarocchi della Lucerna di Cronos, che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2023. Hai mai pensato di riscrivere il simbolismo degli arcani per creare un nuovo linguaggio divinatorio? Hai mai pensato di poter costruire il tuo grimorio dei tarocchi? Se così è, il laboratorio dei tarocchi della Lucerna di Cronos è il posto giusto per te. Ci sono ancora pochissimi posti disponibili. Puoi contattarmi al numero WhatsApp 388 57 76 772. Bene, la presentazione può finire qua, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visto anche il doppio Cronos con la maschera, fai veramente schifo, lasciatelo dire. Con questa affare, ma cosa vuol dire, dai? Vabbè, dai, possiamo passare alle nostre tre varianti. Ovviamente, prima, sigla! Variante del quarzo rosa, lo mettiamo qua e andiamo a vedere chi è la persona a cui stai pensando, quali sono le sue energie. Ovviamente se la variante ti risuona prosegui pure, in caso contrario hai altre due possibilità. Vediamo chi è la persona a cui stai pensando, tu che hai scelto la variante del quarzo rosa o pietra sferica. Chi è la persona a cui stai pensando? Quali sono le sue caratteristiche? Il giudizio. Il giudizio fondamentalmente è una bella carta. A prescindere dai rapporti che ci possano essere fra voi, il giudizio comunque me lo identifica o me la identifica come una persona che ha comunque una grande intuitività. Il giudizio di solito è una carta associata al concetto di comunicazione. Potrebbe essere anche una persona con cui comunichi, quindi fra voi magari non c'è una particolare frattura, rottura, allontanamento, magari è una persona che hai modo di vedere, di incontrare, o con cui magari appunto hai una comunicazione anche via social. Il giudizio sono notizie tramite quelle che un tempo erano le lettere e che oggi magari è la messaggistica istantanea. Il giudizio me lo rappresenta o me la rappresenta anche come una persona che di questa intuitività non sarà per tutti, ma in qualche caso ne fa anche un punto di forza in termini di connessione con l'universo, quindi una persona che potrebbe avere anche un interesse per le discipline magiche esoteriche o per la cartomanzia. Potrebbe essere anche un cartomante, una cartomante. Il giudizio è una carta anche di magia.
è sicuramente una persona in grado di purificare le situazioni. Anche in questo caso va spiegato, purificare può ben voler dire guarire, così come può ben voler dire tirar fuori il peggio di qualcuno perché poi sia elaborato. Ci sono delle persone che entrano nella nostra vita per letteralmente tirare fuori proprio il peggio di noi, quindi magari poi le situazioni si complicano perché magari appunto queste persone proprio per il loro modo di fare riescono a tirar fuori tutti i nostri lati più insicuri, però ci permettono anche di elaborarli, e quindi magari potrebbe essere una persona che nella tua vita avrebbe o potrebbe avere o magari ha avuto un peso in termini di elaborazione di un qualche tipo di blocco, di paura, o magari anche un qualche tipo di limite del quale ti sei reso o resa conto una volta che hai potuto interfacciarti con questa persona. Il giudizio, non c'è bisogno di dirlo, è una carta che in quanto notizia, in quanto purificazione fa riferimento al passato, quindi per una ampia percentuale di persone potrebbe essere benissimo un ex, quindi un qualcuno che abbiamo lasciato nel passato con cui tuttavia, ripeto, secondo me qua un qualche tipo di connessione potrebbe esserci ancora. Il giudizio ci parla anche del giudizio inteso non come giudizio degli uomini, non come giustizia. Certo, per qualcuno ci sarà anche una connessione fatta tramite lettere, tramite mail legate al mondo della giustizia, però anche lì secondo me è più da vedere come un qualcosa di oltre il giudizio dell'uomo. Il giudizio alla fine è il giudizio di Dio contrapposto, o dell'universo, degli dei, di quello che vuoi, contrapposto a quello che è poi il giudizio dell'uomo rappresentato dalla giustizia. Quindi è una carta che secondo me va a parlare del fatto che tra voi potrebbero esserci anche dinamiche che si basano su risvolti morali. Risvolti morali sono il tradimento che si è dovuto subire o che si è fatto, o magari il fatto che non si sarebbe voluta vivere una relazione a tre, oppure magari un qualcuno, se non la vogliamo buttare sempre sull'amore, che sì, ok, ha tirato fuori il meglio di noi, ma per il peggio di noi, per farcelo elaborare, ma proprio per questo non lo abbiamo completamente accettato o accettata, e quindi magari pur essendoci in contatto forse siamo un po' sospettosi. Il giudizio è anche una sospensione di giudizio. Ad ogni modo, secondo me qua con questa persona, che tra l'altro con un giudizio potrebbe appartenermi ai segni d'acqua, ma non la metterei come regola, con questa persona c'è sicuramente una grande connessione, al punto che secondo me con questa persona in alcuni casi potrebbe esserci una sorta di legame che va ben oltre, diciamo un po' quei legami karmici, ecco, che sentiamo un po' essere legami karmici. Anche perché il giudizio è una carta di profezia, oltre proprio per il discorso della profonda intuitività del soggetto rappresentato dal giudizio. Quindi di conseguenza, in quanto carta di profezia, può essere una carta che parla del fatto che comunque l'energia di questa persona nel bene come nel male ti avvicina, o comunque nel bene come nel male è strettamente vincolata a quella del tuo cammino, e di conseguenza la profezia potrebbe starci in quanto comunque magari c'è proprio un passo da compiere insieme di crescita, sia che ci sia un'amicizia, sia che ci sia una frattura, un litigio, sia che magari sia una persona con cui ancora non c'è niente ma c'è un profondo sentire. Sicuramente una persona che potrebbe avere qualcosa da ridire con un giudizio sulla sua famiglia di origine, o magari sulla tua famiglia di origine, uno dei due qua, se si tratta di una coppia o magari anche di amici, ti ripeto, potrebbe rinfacciare all'altra la mancanza di autonomia rispetto a quella che è la famiglia di origine, oppure magari c'è proprio un discorso di cercare di spronare a trovare più autonomia nella vita in generale, perché il giudizio mi rappresenta anche l'attaccamento alla famiglia, ai genitori, quindi anche una persona che potrebbe aver bisogno di purificare un pochino questo
modo di vedere le origini, le radici familiari, l'attaccamento alla famiglia, magari rilasciando un po' di conflittualità con quella che è proprio l'idea di radici. Oppure magari sei tu che ce l'hai e questa persona ti aiuta. Questi sono i temi che individuo in questa persona, sicuramente una persona del passato. Nel 90% sarà, o comunque in ampia percentuale, legata a dinamiche affettive, però. Allora, vediamo un po' se questa persona con te ha portato o porta una maschera. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. E soprattutto tentiamo di capire che cosa veramente sente o prova se ha portato questa maschera o porta questa maschera. Quali sono i suoi reali sentimenti. Allora, andiamo a vedere. Allora, l'8 di coppe, probabilmente qua c'è stata veramente una rottura o un allontanamento. Anche l'8 di coppe può essere una carta di rottura di rapporti, però anche in questo caso non è sempre una rottura di rapporti dovuta ad un conflitto. L'8 di coppe è anche la carta di chi abbandona una strada per eccessivo pudore, ovvero quelle persone che forse non si sentono pronte ad impegnarsi di più in un progetto di lavoro, in una relazione, però forse non te la contano neanche giusta, perché una mia amica anni e anni fa diceva come si chiama, le pause di riflessione hanno sempre un nome e cognome, quindi forse in realtà qua ci sta dicendo che qui potrebbe esserci stata una rottura non tanto per pudore, perché l'8 di coppe è anche una carta di attore, perché la persona ha ben pensato di riprogrammare un po' la propria vita, magari sei tu che l'ha riprogrammata, però ecco, siccome stiamo chiedendo per la persona, penso più lui o lei, comunque uno dei due o una dei due ha riprogrammato la propria vita, magari anche un po' sospendendo questo giudizio, quindi lasciando un po' una porta semi aperta. Volente o nolente, l'idea di porta semi aperta, secondo me qua va a parlare non tanto di porta semi aperta al ritorno, ma quanto di sospensione proprio di un giudizio, ovvero quelle dinamiche per cui in realtà sì, ok, ci si allontana improvvisamente da una situazione, da un lavoro, lasciando un po' spiazzata l'altra persona. Però qui secondo me i contatti o ci sono, o magari ogni tanto vi vedete, o sono per vie legali, o sono tramite altri, perché il giudizio comunque è anche notizie, quindi richiesta di notizie, quindi magari o tu chiedi notizie o l'altra persona. Però ecco, qua un po' il non voler mollare la presa del tutto si vede. Regina di denari, imperatrice, il sole. Allora sì, diciamo che qui la menzogna c'è stata. Qui portava una maschera, qui era una regina di denari travestita da imperatrice, uomo o donna che fosse. Ed è anche venuta alla luce, secondo me, il sole, il portare alla luce un po', anche l'incostanza, forse più leggera di quella di un matto, però sicuramente più settata sulla vanità, sulla frivolezza dell'imperatrice. Una regina di denari può essere uno o una che si è venduto come, o venduta come persona completamente aderente a quello che è magari un rapporto, ripeto, amore, lavoro, amicizia, di tipo molto anche dogmatico per certi versi, molto anche morale, salvo poi magari avere tutt'altro tipo di comportamento, avere il comportamento di un'imperatrice. Questa imperatrice che poi di solito si dice che è una carta di gestazione, questa imperatrice che forse in realtà proprio per questa gestazione ha mantenuto, in particolare nei rapporti d'amore, il piede in due staffe per un po' di tempo, per poi portare alla luce in modo, credo, anche brutale un po' questa situazione. Se si parla di amore, qua c'è una persona che potrebbe avere avuto
un'altra frequentazione parallela a quella che è la prima frequentazione. Se invece si parla di lavoro, qua potrebbe essere una persona che aveva, magari tirava avanti l'imperatrice, può essere anche un progetto, un finanziamento, può essere anche la richiesta di un mutuo, un qualcuno che aveva garantito appoggio, che però poi a un certo punto ha virato strada. Quindi magari il classico sì, facciamo questo, facciamo qui, facciamo là, e poi una mattina ti svegli e quello o quella hanno già fatto per conto suo. Quindi qua c'è stata una persona che, ma secondo me, più che mentire, perché io qua sì, ok, non voglio giustificare nessuno, però più che menzogna, io qua credo che si parli di una persona che fondamentalmente ha abbracciato un percorso, ha parlato tanto senza in realtà essere del tutto convinto o convinta di ciò che diceva. Una di quelle persone un po' che sotto l'onda dell'entusiasmo sparano a destra e a manca, grandi progetti, grandi sogni, salvo poi nella loro solitudine essere persone che un po' diffidano di tutto e tutti, e quindi poi alla fine scegliere di ritirarsi un po', di fuggire, in parole povere. Mi viene anche a mente che qui potresti aver dato tu una notizia a questa persona che lo ha definitivamente allontanato o allontanata da te, ma anche in questo caso non è che cambi, perché anche in questo caso magari c'era una buona complicità, una buona amicizia, magari non c'era tutta quella cosa dell'amore eccetera, però anche qui si parla di una persona che fondamentalmente poi dentro è un lupo solitario, quindi una persona che sì, ok, compagnone, compagnona, però poi a un certo punto sparisce, e lo fa secondo me un po' perché è una persona che con un'imperatrice si lascia trascinare, sicuramente anche un po', probabilmente anche perché non si apre mai del tutto veramente agli altri. Una regina di denari probabilmente è una persona che ti aiuta anche, si spende anche, non solo, dicevo, qua c'è proprio il portare secondo me alla luce delle cose perché vengano elaborate. È un po' come se questa persona, una volta che ha finito, che ha esaurito il suo ciclo energetico, ha tagliato anche tutto il resto, si è resa conto di averti comunque dato un qualcosa, ha sicuramente preso, però poi è tornato a fare il lupo solitario e probabilmente ti ha mentito sulla presenza di altre persone, soprattutto in amore. Vediamo le carte di chiarimento. La forza, l'otto di spade, il mondo. Sì, qui c'è la chiusura di un qualcosa su cui si è anche la forza in accezione avversa, diciamo. Non è propriamente una carta di menzogna, è una carta più di sotterfugio. Per non parlare dell'otto di spade, carta di autolimitazione, quindi qua c'è proprio un qualcuno che è voluto o voluta scappare. Sì, fondamentalmente sì, ha voluto chiudere in questo mondo, ha voluto voltare pagina. Ora, secondo me le notizie ancora di questa persona le hai, oppure lui, lei le cerca di te, perché il giudizio mi dice anche che comunque potrebbe questa rottura fra voi essere sanata nel tempo, di qualsiasi livello si tratti, amore, lavoro, eccetera. Però qui è proprio un qualcuno che è fuggita per quasi riconoscenza della sua instabilità. Poi che ci fosse di mezzo altre persone, come ho detto prima, e che ci fosse una frivolezza di fondo, un'immaturità che porta poi appunto a non assumersi la responsabilità di settare un rapporto fra due persone di qualsiasi tipo
su parametri solidi, su basi solide, questo è fuori discussione. Che la persona sia immatura è fuori discussione. Però qui c'è proprio un'autolimitazione, ti ripeto, l'8 di spade è un'autolimitazione. E nota bene che è la carta di chi ha una profonda connessione con quello che è poi l'universo, quindi fondamentalmente nel suo microcosmo questa persona è un dritto, una dritta, o almeno esteriormente. Interiormente invece è un'imperatrice, quindi molto, sicuramente grande potenziale, ma energie non direzionate, probabilmente una persona anche un po' caotica, se non nella sua vita in sé, anche nelle relazioni in generale. Però anche l'8 di spade mi va a dire che la volontà di sanare questo allontanamento, perché secondo me qua conflitto o c'è, ma ormai è cosa talmente, e quindi ormai è stato elaborato, o non c'è. Qua diciamo che la persona comunque alla fine, ecco, prima o poi il passo lo farà. Il giudizio su 8 di coppe, imperatrice su 8 di spade, sole e mondo, per me qua lo farà. Andiamo a vedere cosa vogliono aggiungere gli oracoli dell'Apocalisse. Allora, il rotolo dei 7 sigilli, che non è una brutta carta, Di solito rappresenta proprio notizie per quello per cui abbiamo chiesto, quindi ripeto, qua sicuramente c'è un riaffacciarsi o un ritornare virtualmente, quindi con notizie di questa persona nella tua vita. Se la domanda riguarda una questione specifica, dice la carta, la notizia avrà probabilmente rilevanza. Quindi è proprio un qualcosa di importante, solitamente comunicazioni importanti, ufficiali, ricevute per posta o per email, ma anche di persona, cioè ci sta. La comunicazione implica comunque inattese novità. Se la carta riguarda il lavoro, può essere l'esito positivo di un colloquio, un'assunzione, un rinnovo di contratto, una promozione. Se riguarda l'amore, riguarda gradite sorprese per chi aspetta il ritorno o per chi magari ha chiesto per un amore su cui non era sicuro, sicura, ma che scopre in questo caso essere corrisposto. Tra l'altro la carta del rotolo dei 7 sigilli di solito è una carta anche abbastanza veloce a manifestarsi, e questo vale anche per il giudizio, tendenzialmente una carta abbastanza veloce, pur se poi la sua influenza permane per quello che è un periodo medio-lungo. Questo significa che la persona magari potrebbe riprendere i contatti con te o magari intensificarli se già ci sono, però poi questa fase dei contatti si dilunga nel tempo, non è che si prende subito una decisione. Però sì, qua indossava una maschera, probabilmente non era convinta dei passi che stava muovendo, e probabilmente qualcuno ci ha messo del suo per aumentare questo convincimento, però ritornerà sui suoi passi. Io ti ringrazio per aver seguito questa prima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro legno. Vediamo per te che hai scelto la variante del diaspro legno. Se la variante ti risuona, continua pure a guardarla. Se non ti risuona, hai altre due possibilità.
Vediamo chi è la persona a cui stai pensando, quali sono le energie della persona a cui stai pensando. La ruota. La ruota è una bella carta, probabilmente anche qua si tratta di una persona che è entrata nel tuo destino perché aveva un compito particolare da svolgere. La ruota può essere una carta di karma, ma la ruota è anche un simbolo solare, il che potrebbe dirci che questa persona non ti sta mentendo, che alla luce del sole ha un po' tutte quelle che sono le sue qualità e che sono le sue parole, e che quindi non occulta altri tipi di intenzioni. La ruota ce lo descrive, o ce la descrive come una persona che potrebbe anche essere mossa da una qualche tipo di ambizione, l'ambizione verso il miglioramento della propria vita, l'ambizione verso la stabilità, l'ambizione verso la ricchezza, ok? Tutte situazioni che questa persona probabilmente contempla, o tutte o in parte. Magari per lui o lei rappresentano anche forse una sorta di ossessione, un po' forse se la persona volesse prova tangibile della propria riuscita in quello che è il mondo fisico, il mondo materiale. Vive forse un po' in un mondo tutto suo, perché comunque la ruota mi piace molto. Jodorowsky dice può ricordare la bovina di un film, quindi è associata anche agli attori, però ricordiamoci che la ruota è gioviana. Giove è comunque un pianeta che accresce le possibilità, accresce la fortuna, accresce quello che la persona porta, quindi probabilmente una persona destinata anche nel suo magari vivere un po' in un mondo tutto suo, in una visione tutta sua, destinato o destinata anche a darti comunque un apporto in positivo. La ruota può essere inoltre anche la mutevolezza, quindi forse più che mentire qua la persona potrebbe essere un po' volubile di carattere, e ci sta, può succedere, per carità, magari la persona ha dei suoi risolti, oppure magari è una persona che non vuole aprirsi più di tanto, per questo magari lo puoi trovare o la puoi trovare in giornata no, quindi magari il giorno prima tutti un buco, il giorno dopo non mi parli. Può essere anche così, sicuramente una persona che di questa mutevolezza può farne anche un po' bandiera, magari lasciando un po' attoniti le persone che ci si rapportano. Però non sembra una cattiva persona, una ruota non è una carta di cattiveria, è una carta, in realtà nessuna delle carte dei tarocchi è carta di cattiveria, però ecco, meno che mai una carta come la ruota che mi può parlare di appunto una certa mutevolezza, ma non certo una carta di rabbia, di rancore, di cattiveria. È una persona che probabilmente sta passando ad un nuovo ciclo dell'esistenza, sicuramente una persona che tende, come dicevamo prima, all'evoluzione, che può avere anche in questo momento forse anche qualche problema legato alla materialità o legato alla gestione del denaro. Però ti ripeto, non mi sembra che la persona indossi una maschera, se non quella che veste generalmente nella propria vita, un po' questa visione molto, per certi versi molto reale, per altri molto patinata forse anche. Gli piace sognare forse a questa persona, comunque gli piace ambire ad un miglioramento notevole della propria vita materiale, ripeto, su questo sì. Vediamo un po' per te che hai scelto il diaspro legno. Allora, il 2 di spade, vedi, il 2 di spade è una carta di amicizia, qualsiasi sia il rapporto fra voi. La carta del 2 di spade è una carta che ci dice che questa persona è comunque onesta verso di te, nel bene come nel male, Allora, però qualche segreto ce lo ha. L'appeso, il 3 di bastoni, l'8 di denari. Probabilmente se si tratta di una persona che
è legato o legata a te da un'amicizia, potrebbe essere un qualcuno con cui c'è la possibilità anche di guadagnare in termini proprio materiali, e quindi la persona non manca di avvicinarsi a te e appunto portare avanti questo suo disegno fondamentalmente, ma secondo me non lo fa con cattiveria, perché poi nei rapporti, anche rapporti d'amicizia, d'amore o di lavoro anche, l'appeso comunque mi rappresenta una fissità. Io credo che qui la persona non ti stia mentendo, soprattutto se i vostri sono rapporti d'amicizia o rapporti di lavoro. Ma anche se fossero d'amore, qui fondamentalmente ok, ci potrebbe essere un qualcosa di non confessato, ma un appeso sì, può essere alcune cose che ti rimprovera, che ti critica, che non ha il coraggio di dirti in faccia. Però in realtà poi c'è un 3 di bastoni che non è proprio una carta di pettegolezzo, di litigio, di pettegolezzo, non è proprio una carta di maldicenza, anzi è una carta di cooperazione, collaborazione, magari con i propri tempi, con i propri modi, con le proprie convinzioni, però non è una carta così triviale, E lo stesso vale per l'8 di denari. Questa persona mi sembra abbastanza fedele, sicuramente, ripeto, accecato o accecata da quello che è un po' il suo vedere costantemente tutto sotto un lato estremamente materiale, quindi questo potrebbe anche portarlo o portarla ad avere poi un tipo di relazione amicale, lavorativa o affettiva basata molto sull'aspetto materiale, quindi appunto dall'estremizzazione della sessualità nell'aspetto della relazione fino un po' all'amico, l'amica che sì, ok, siamo amici, però è una persona che ti aiuterebbe anche o comunque ti sosterrebbe in qualsiasi sia la vostra relazione, però sempre comunque spendendo in termini energetici o anche economici quello che ritiene giusto, cioè non va mai oltre. Quindi anche se fosse una storia d'amore qua, è una persona che sicuramente ha un'attrazione, però è un'attrazione che verte sempre poi a suo tornacomodo, quindi forse una persona che ha un coinvolgimento ma poi lo diciamo stempla in una grande materialità che lo porta alla porta a vivere la dimensione carnale con maggior soddisfazione. In sostanza una persona che forse non vuole impegnarsi più di una semplice frequentazione. Però ecco, sembra che qua non sia, cioè qua magari in maniera anche brutale, ma può avertelo detto questo, Vediamo un po' le carte di chiarimento. Allora, l'asso di denari, vedi, mi escono tutte carte, l'asso di denari, l'8 di denari, il 3 di bastoni, sono tutte carte estremamente pragmatiche. L'8 di spade, la regina di coppe. Allora, l'unica cosa che mi viene da dirti è che sicuramente, come dicevo prima, qui c'è una grande materialità anche ostentata, soprattutto con quest'asso di denari, e anche ostentata magari nel dimostrarti la presenza. Poi ti ripeto, non si spende più di tanto, però la presenza te la dimostra. L'8 di spade mi può rappresentare una grande connessione fra di voi, ma mi può rappresentare anche una sorta di autolimitazione. Io credo che con questa persona, nonostante un 8 di spade, non ci sia rottura, non ci sia allontanamento. Se così è, prova a prendere un'altra variante, perché comunque la ruota mi parla di un qualcosa che comunque ti arriva anche oltre a fluire in maniera abbastanza lineare su un 2 di spade, quindi su una carta di serenità di rapporti. Ora, per qualcuno potrebbe essere anche un amore che nasce sul posto di lavoro,
Però qui si rimane molto all'attrazione, la connessione. L'otto di spade fondamentalmente è una carta di autolimitazione e anche un po', come dicevo prima parlando di questa persona, di anche riuscire a sanarla un po' questa autolimitazione, lavorando su quei conflitti che possiamo avere. Quindi qua una persona che forse più che mentirti sta mentendo a se stesso, se stessa, in fatto di esprimere poi un grande attaccamento alla materialità che poi alla fine lo porta o la porta ad essere comunque una regina di coppe, quindi un po' una persona che fa un vanto di questa sua, un vanto di tutto ciò che alla fine è legato al mondo del materiale, quindi magari una persona che si cura, una persona che si mette in mostra o che non passa inosservato, inosservata, un po' una prima donna, ecco, poi uomo o donna che sia, questo è un po' il senso della regina di coppe. La regina di coppe tuttavia in accezione avversa può diventare estremamente distruttiva, quindi fai attenzione un po', perché con questa persona la vedo durare la connessione e sicuramente laddove ci fosse una storia basata su un'attrazione fisica la vedo anche evolvere nel tempo, perché 8 di denari su regina di coppe, se permetti è una bella combinazione, soprattutto per i matrimoni, però c'è sempre un interesse di fondo e questo è un po' un tratto caratteriale della persona che va a parlare di una sua forte insicurezza nel mondo materiale, che poi viene compensata appunto dall'apparire. Però per carità, laddove tu voglia, qua le carte in regola ci sono tutte. Ti do anche un'altra interpretazione, non sarà per tutti, ma per alcuni questo 2 di spade, che è un po' una carta di appianamento di conflitti, potrebbe rappresentare la pace fatta con qualcuno, soprattutto a livello di amore, quindi un qualcuno con cui magari c'è stata una frattura precedentemente, ma ora abbiamo fatto pace, ci siamo riarmonizzati, e che tuttavia potrebbe tendere a aprire magari una frequentazione basata sempre sulla sessualità all'ombra di un'altra relazione ufficiale, quindi potrebbe essere una persona con cui c'è un'attrazione ma che poi non va ben oltre quello che poi è la situazione triangolare. Sì, potrebbe essere anche così, però io sono convinto che se anche così fosse, questa persona te lo direbbe, cioè non è una persona che mente, ha molta, diciamo, bassa energia per via dell'attaccamento alla materialità, però non mente, o perlomeno non mente agli altri, mente a se stesso, a se stessa. Sì. Vediamo un po' con l'oracolo dell'Apocalisse. Per te che hai scelto la variante del diaspro legno, il terzo cavaliere. Allora, torna molto la materialità di questa persona, in quanto il terzo cavaliere è una carta che il manualetto associa sia alla giustizia del tarocco ma anche al cavaliere di denari. Il terzo cavaliere annuncia l'arrivo imminente di un periodo di bilanci da parte del consultante, quindi ti ripeto, con questa persona c'è un po' il tirare le fila, ma non c'è un vero e proprio litigio, una vera e propria rottura. Secondo me non è una carta negativa quella del terzo cavaliere, ma nemmeno positiva, diciamo, è una carta neutra. Il consultante sarà chiamato a valutare alcuni aspetti della propria vita. La carta è particolarmente rilevante per le questioni lavorative e finanziarie, quindi ti ripeto, qua c'è un qualcuno che ti può dare anche la mano, però a pro suo. Se invece la domanda riguarda i sentimenti,
indica una persona comunque molto solida, giusta, attenta ai soldi, quindi molto materiale, affabile e razionale, forse all'apparenza un po' poco passionale, un po' fredda, che comunque appunto ha questa grande insicurezza poi che fuori può diventare la capacità di esprimere questo forte attaccamento alla materialità, dentro rappresenta il bisogno di una compensazione. Quindi ti ripeto, qua la persona non ti ha mentito, cioè se ti ha detto mi voglio avvicinare a te perché sono attratta fisicamente, quello è. Oppure se ti ha detto ti aiuto col lavoro, sicuramente il suo guadagno ce lo ha. Quindi qua c'è una persona, forse non piacerà a tutti, però perlomeno onesta in quello che ha detto. Ma questo credo che dipenda molto dall'interiorità della persona, che secondo me mente più a se stesso, se stessa, che agli altri. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Quarzite blu o pietra cubica. Allora andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della quarzite blu o pietra cubica, se la persona a cui stai pensando, chi è la persona a cui stai pensando, per te che hai scelto la variante della quarzite blu. L'eremita. Allora, questa è interessante. L'eremita me lo rappresenta, o me la rappresenta, uomo o donna che sia, come una persona che vive un po' per se stesso, per se stessa. Le qualità dell'eremita sono quelle di una persona che comunque è curiosa del mondo, una persona che comunque potrebbe avere una sua bella centratura nel bene come nel male, quindi magari una persona che può essere estremamente settata su quella che è la vita sociale e avere un po' i tratti del leader, così come può avere i tratti del misantropo o della misantropa estremizzati. La carta dell'eremita è una carta molto bella, io dico sempre mi piace, è un punto fermo a cui attorno il tempo si muove, quindi questo ce la identifica o ce lo identifica con una persona che potrebbe essere nel tuo passato, un qualcuno che potresti aver conosciuto prima. Magari in questo momento non è al tuo fianco o magari non hai occasione di vederlo o di vederla. Tuttavia la carta dell'eremita presuppone anche una certa idea di rimpianto. Questa persona probabilmente è legato o legata a te e in un certo qual modo è come se rimpiangesse quella che è stata poi la vostra situazione. Anche in questo caso voglio dire, non voglio ridurla solo all'amore, potrebbe essere anche un qualcuno che ti rimpiange per la tua integrità morale, per l'amicizia, per la tua professionalità. Del resto l'eremita è anche uno studioso, è anche un qualcuno che, qualsiasi sia il tuo lavoro, riesce a capire come funzionano le dinamiche del lavoro, anche della ricerca, quindi è una persona che comunque sa avere l'accortezza di portare a termine un lavoro nei modi migliori. Quindi potrebbe essere anche un qualcuno che, se non stai pensando all'amore, comunque dice però quando c'era la tal persona si riusciva. Se la mettiamo sull'amore, l'eremita è proprio un qualcuno che si volge, come fa un po' questo eremita, al tempo, e spesso e volentieri nella manualistica viene detto che nonostante la sua grande sapienza, la sua grande centratura, è una persona che non riesce a staccarsi dal passato. L'eremita ce la potrebbe o ce lo potrebbe identificare come segno di terra, però i segni non fanno parte di questa lettura, preferisco vederla molto più libera.
Qui secondo me è più il carattere della persona, un po' come se dovesse ancora elaborare la memoria di quello che è stato fra voi. L'eremita potrebbe parlarci anche di una persona che in questo momento si mostra freddo o fredda verso di te e che quindi magari questo rimpianto, questo ripensare spesso al passato non te lo palesa. Oppure magari, se hai modo di vederlo, di vederla, una persona che non mostra veramente quello che prova. Vediamo un po' se questa persona porta una maschera ed eventualmente che tipo di maschera. Allora, di nuovo l'8 di spade. Allora, sì, anche in questo caso la persona porta una maschera. Ti spiego il perché. Perché se un eremita mi lascia il dubbio che un qualcuno guardi al passato o a una situazione precedente con quella che è un po' di nostalgia, io posso dire ok, va bene, ha un po' di nostalgia, non lo dà a vedere, però quello rimane. Se mi viene rinforzato da un 8 di spade, carta di autolimitazione, ma anche carta di profonda connessione mentale ma non fisica, è chiaro che la nostalgia si fa sentire in maniera molto forte. Quindi qua la persona probabilmente è un po' una di quelle persone che sto male, ma la soddisfazione di sapere che sto male non te la do. Allora, 9 di denari. Sicuramente anche in questo caso parliamo di una persona estremamente materiale. 5 di bastoni. 7 di spade. Beh, qui la maschera c'è stata sulle sue vere intenzioni. Probabilmente una persona che potrebbe averti illuso in qualsiasi campo. Un 7 di spade è una carta di una persona che comunque non ci spende niente a litigare, non ci spende niente a diventare arrogante, è una carta di disegno nascosto, potrebbe anche spiarti. La carta del 5 di bastone è una carta comunque di chi tende sempre a primeggiare, nel bene come nel male, ritorna un po' questo carattere da leader, sicuramente non sfruttato al 100% delle sue potenzialità, e un 9 di denari me lo dà o me la dà come una carta, come una persona comunque che nella sua materialità forse trova anche compensazione a un vuoto interiore che con ogni probabilità si esprime poi anche nell'avere promiscuità di rapporti, se si tratta di una storia d'amore, oppure nell'avere anche quella che può essere una serie di persone a cui è legato o legata, con cui magari dice di fare chissà cosa, in realtà poi resta un eremita. Un po' quelle persone che hanno tante idee, tanto fumo, ma poi al sodo non arrivano mai. Ecco, la vedo così. Potrebbe essere una persona che ha accettato un'unione di interesse, quindi magari può essere tornato o tornata con un ex se si tratta di una storia d'amore, o magari può essere una persona che se n'è andato o andata per questioni economiche, attratto o attratta magari da chi gli faceva fare la bella vita, o magari è tornato o tornata a casa di un'altra persona perché comunque ha trovato un po' un posto dove rifugiarsi in un certo senso. Se si tratta di lavoro potrebbe essere un qualcuno che magari ti rimpiange come figura o anche come progetto, anche, però qua forse non è disposto a condividere molto con te. Quindi un qualcuno che dice sì, ok, sei bravo, sei brava, ti avevo proposto questa cosa, però l'hai rinunciato, peccato, ti biasima anche, però in realtà il quattrino lo voglio io, non funziona così. Quindi sì, la persona qua sicuramente aveva tutt'altro tipo di intenzioni verso di te e sicuramente non le ha manifestate tutte. Mi viene anche da dire, in qualche caso può essere stata una persona che quando, soprattutto in amore, se vi siete conosciuti, potrebbe già aver avuto un matrimonio o una situazione ufficiale, ma io penso più un matrimonio con un 9 di denari o un fidanzamento ufficiale molto vicino che ti ha tenuto nascosto. Sì, potrebbe essere così.
Vediamo le carte di chiarimento. Comunque è interessante perché il 7 di spade mi parla un po' della, diciamo, del non volersi arrendere di questa persona. È come se considerasse un po', perché qui secondo me la persona è da sola, un eremita, anche se in coppia, comunque io le faccio per te e per lui lei. Quindi però ecco, questo essere lasciata con un palmo di naso dal destino, da te, non l'ha presa bene, e quindi secondo me qua ti sta osservando. Guarda, di nuovo l'eremita. C'è una persona che probabilmente ti ha mentito su quella che era proprio la sua vita, il re di spade, ed è anche molto alterato con te, però poi c'è regina di spade. Allora sì, qui la persona probabilmente non è mai riuscita ad elaborare la vostra chiusura, di qualsiasi tipo di chiusura si tratti, e probabilmente sta soffrendo in maniera veramente forte, ma anche in questo caso ancora la soddisfazione di dire hai ragione tu non te la do. No, perché la regina di spade, sai cosa mi viene da pensare con due eremiti e una regina di spade? Che la più grande paura di questa persona è rimanere solo o sola. E solo sola non intendo a livello di amore, qua intendo proprio a livello sociale, perché probabilmente è una persona qua che ne ha combinate talmente tante che tanto prima o poi il modo, l'universo per far sì che gli siano ritorte contro lo trova. Ed il problema è che qua la persona, secondo me, ti considerava un po' un punto fermo, però nel momento in cui c'è stato questo allontanamento, che in amore può essere anche dovuto al fatto che qui sono crollate un po' tutte le bugie che stava dicendo, quindi magari si è scoperto che aveva un'altra relazione, magari si è scoperto che aveva altre frequentazioni, o magari si è scoperto anche che era una persona che magari si vendeva come oro, in realtà era melma, per non dire un'altra parola. La persona gli è crollato un po' anche la certezza di questa maschera che si era costruita, perché qui c'è un 5 di bastoni e un re di spade, sono due carte di una persona estremamente, ti ripeto, centrata su se stesso. E questo questo essere rimasto eremita, a guardare un po' nel passato, a guardare una bellezza che era nel passato, secondo me lo fa sentire una regina di spade, o la fa sentire una regina di spade. Però ti ripeto, dico che sei un poco di buono, una poca di buono, ma la soddisfazione di tornare indietro non te la do, almeno per ora. Vediamo un po', comunque sì, qui la menzogna è stata bella grossa anche, qui la maschera era bella grossa e qui è già anche caduta secondo me. E ti dirò, con un 7 di spade potrebbe essere caduta soltanto metà della maschera. Ma qui anche tra l'altro la persona la maschera la indossa tuttora, perché un 7 di spade è chi parla anche di te in continuazione, la carta del pettegolezzo, Però qui la persona non fa una bella fine. Ora, per carità, non s'augura, ci mancherebbe, prendiamo le parole in senso più ampio, la regina di spade è la carta della vedova. Per vedova si intende comunque una persona sola che ha avuto dal destino purtroppo un mancamento importante e che è costretta a vivere la sua solitudine, ovviamente finché non magari si rimette in gioco, eccetera, quello poi dipende da persona a persona. Però ecco, è una carta forte in quanto a privazione, ed è una persona che questa privazione la vive in modo conflittuale, cioè qui sta guardando al passato, però non dice guarda che occasione ho perso, cioè sì, lo dirà anche, però è più facile che dica sì, però anche lei ha perso un'occasione. Allora, le 7 lampade, quindi una persona che ancora questo orgoglio secondo me lo deve un attimino elaborare. Allora, la carta delle 7 lampade è molto positiva,
getta una luce su quelle che sono poi le carte vicine, mitigandone l'eventuale negatività. E ci indica anche un po' la fine di un periodo buio e l'inizio di una fase molto più soddisfacente. La luce può rappresentare una notizia importante, quindi qua probabilmente di questa persona presto avrai notizie, oppure anche l'aiuto di una persona cara, ma anche il ritrovamento della fiducia in se stessi o il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei propri obiettivi. Le lampade preannunciano una fase di rinnovata energia che porta poi la fiducia. Se la domanda riguarda il lavoro, c'è un cambiamento positivo in arrivo, un trasferimento, maggiori soddisfazioni, riconoscimenti, oppure la soluzione di un problema. Se il consultante al momento è disoccupato, si prospettano opportunità concrete all'orizzonte. Se la domanda riguarda l'amore, la carta predice l'inizio di un periodo più solido della relazione e la fine di litigi o controversie, oppure preannuncia un'opportunità di nuovi incontri. Quindi ecco, secondo me quello che ci stanno dicendo un po' è che questa persona deve ancora fare luce su quelli che sono i suoi traumi che l'hanno portato o portata a vivere in maniera così conflittuale il tipo di relazione, qualunque essa sia, con te o con altre persone, perché qui secondo me non ci sei di mezzo solo te. Però questa elaborazione del passato, questo grande lavoro su di sé che gli fa capire alla fine di essere una regina di spade e di avere un po', come fa questa regina di spade, puntato la spada alla gola del proprio bambino interiore o del proprio figlio, inteso come allegoria di un qualcosa che poteva nascere, gli farà portare luce su quello che sono i suoi traumi e quindi probabilmente lo invoglierà o la invoglierà a tentare di ricucire fra di voi quello che è lo strappo, perché qua secondo me al momento, ti ripeto, non c'è grande connessione tra voi. Scelta tua poi ovviamente se accettare o meno il figlio il prodigo, ci mancherebbe. Però qua c'è una persona che si pentirà presto e te lo farà anche sapere di quello che è stato il suo comportamento e quella maschera che da una parte aveva messo per egoismo, tracotanza, dall'altra aveva anche messo per profonde ferite interiori mai elaborate, quindi anche una sorta di difesa. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti per chiedere agli arcani se la persona o le persone a cui stiamo pensando indossa una maschera nei nostri confronti oppure no. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciarmi un like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 198. E rifalla. Hai visto anche l'altro Cronos con la ma fai più schifo del solito con l'altro con la maschera. Rifacciamo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 180. No, 100 e no, rifalla, cazzo, vaffanculo. Che è in questo momento vicino a te o alla quale stai pensando, rifalla da capo e ti fa veramente cacare. Ok? No, guarzite, vaffanculo. Facebook di merda. Mi confondi l'utenza poi. Rifacciamo. Quarzo rosa. Di aspro legno. Qualsi. Ma hai fatto sbagliare anche me, vaffanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 198. E ho perso il filo.